Bentornati su Segreti Turchi. Spero che stiate tutti alla grande, perché oggi affronteremo qualcosa che ha lasciato un silenzio pesante persino tra i più scettici. Il titolo lo annuncia senza giri di parole: Erkan e Azal faccia a faccia. Il finale toglie il fiato, e no, non è un modo di dire. Se siete nuovi qui e vi piace quel tipo di racconto che vi fa interrogare, vi mette sul filo e vi costringe a riascoltare ogni dettaglio, siete nel posto giusto. Iscrivetevi e attivate la campanella, perché quello che arriva adesso vi terrà con gli occhi incollati fino all'ultimo secondo. Primo passo: la cornice. La storia di Erkan Merik e Azal Suba è stata un fenomeno a sé. Due personalità diverse, due traiettorie parallele che a un certo punto si sono incrociate con una forza che pochi avrebbero potuto immaginare. Incontri che sembravano scritti dal destino, situazioni che si sono mosse con intensità quasi cinematografica. Dai primi sguardi condivisi sul set alle apparizioni pubbliche misurate, fino agli intervalli fatti di silenzi social e brevi segnali, ogni momento sembrava un calcolo perfetto o un caos incontrollabile. E lì nasceva il mistero. Quanto era frutto di scelte consapevoli? Quanto era puro istinto? Intorno a Erkan e Azal si è costruita una narrativa fatta di illusioni, speranze, diffidenze, letture incrociate. Abbiamo osservato parole di cortesia che suonavano come confessioni, silenzi che gridavano più di un comunicato, piccoli gesti interpretati come mappe del tesoro. Il modo in cui si sono mostrati, l'immagine composta e al tempo stesso vulnerabile che hanno proiettato, ha creato aspettative enormi. E si sa, dove c'è attesa, lì nasce lo spazio per lo stupore più clamoroso. La domanda che ha tenuto tutti sospesi è stata sempre una: come finirà? Teorie a cascata, ipotesi intrecciate, desideri travestiti da previsioni. C'era chi aspettava il ricongiungimento trionfale, chi pronosticava una frattura definitiva, e chi, più cinico o forse più realistico, si preparava a una risposta complessa, sfumata, con contorni difficili da definire. La loro dinamica era tutto fuorché semplice. Non una relazione che si spiega in due righe, ma qualcosa pieno di strati, ombre e luce insieme, quell'ingrediente segreto che ti fa amare e irritare nello stesso momento. Ogni segnale sembrava dirci che la strada fosse tracciata, poi, puntualmente, una piega del destino ribaltava il tavolo. E qui arriviamo al culmine, il punto che ha reso questo epilogo così discusso, il faccia a faccia. Immaginate la scena. Due persone con una storia condivisa, un presente teso e un futuro sospeso. Non in un luogo qualunque, non in un momento casuale, ma nell'istante esatto in cui le parole pesano troppo e gli sguardi diventano la lingua più sincera. Si racconta che in quell'incontro siano emerse verità sopite, coperte da orgoglio, timori e interpretazioni incrociate. Cosa si sono detti? Cosa si sono mostrati davvero? Spifferi, indiscrezioni e letture di terzi hanno alimentato la leggenda, ma il confronto autentico, quello vissuto tra loro due e nessun altro, ha lasciato senza voce molti che pensavano di aver capito tutto. Proviamo a scandagliare le possibilità. È stato uno sfogo liberatorio, a porte chiuse, che ha rimesso ogni carta al suo posto. Oppure qualcosa di più sottile e devastante, dove la verità non è stata dichiarata a gran voce, ma sussurrata, tanto da restare addosso come un profumo che non va via? Quel senso di bocca spalancata di cui parlavamo nel titolo non è casuale, è lo stupore puro, quell'attimo in cui la mente corre e il cuore frena. E sì, questo è esattamente ciò che è accaduto. La fine di Erkan e Azal non è stato un punto fermo, ma un punto interrogativo gigantesco, o forse una fila di puntini che invitano a continuare a pensare. Sapete perché questa storia prende così? Perché ci parla senza filtri. Tutti siamo passati per legami difficili, epiloghi inattesi, quell'amaro che arriva quando i conti non tornano. Guardare Erkan e Azal muoversi tra attese e realtà ci rimanda il riflesso di noi stessi, ci spinge a rivedere scelte, parole non dette, slanci trattenuti. Il modo in cui hanno gestito circostanze, emozioni, inciampi, è qualcosa che risuona. E quando l'ultimo atto non coincide con l'immagine che avevamo costruito, ecco la reazione viscerale,
sorpresa, vertigine, silenzio. Ora, andiamo ai mattoni che hanno portato a questo finale. Primo, l'aspettativa. Per mesi, forse anni, si è nutrita una trama sottile. Post calibrati, interviste misurate, fotografie dove la prossimità raccontava più dei testi. Si sono creati scenari, immaginati finali, montate evidenze che oggi paiono lontane, ma che all'epoca sembravano solide. Quando una struttura così complessa implode, l'impatto è moltiplicato. Secondo, la complessità dei protagonisti. Erkan, riservato, meticoloso, con quell'eleganza tranquilla che non espone mai tutto, Azal, luminosa e indipendente, istintiva e al tempo stesso strategica, capace di giocare con i silenzi meglio di chiunque altro. Due caratteri non lineari, ricchi di sottotesto. E dove c'è sostanza, l'imprevedibilità cresce. Terzo, il tempismo. La scelta del quando. Non un incontro in mezzo al rumore, ma in un varco in cui le vicende precedenti hanno steso la giusta tensione, eventi incastrati come tessere di un mosaico che, a un tratto, prende forma davanti a noi. E allora, cosa significa concretamente questo vis-à-vis? È stata una conversazione frontale, un mettersi a nudo e lavare i panni senza più filtri? O un incontro simbolico, dove i gesti hanno parlato più delle parole, e i silenzi hanno fatto da sottolineatura? L'ambiguità, qui, è parte del fascino. I dettagli sfumano, e ognuno riempie il vuoto con la propria fantasia, costruendo un epilogo personale. È proprio questa libertà interpretativa a tenere viva la storia, a farla sedimentare e crescere nel tempo. Il pubblico si è diviso con passione. C'è chi ha letto in Azal un eccesso di autonomia che ha reso fragile il filo, c'è chi ha visto in Erkan un rigore che ha tenuto a distanza anche quando bisognava avvicinarsi. E poi ci sono quelli che chiamano in causa le pressioni esterne, il lavoro, la visibilità, i consigli sbagliati al momento sbagliato. Questa pluralità di letture è la prova della ricchezza del racconto e dell'impatto emotivo che ha avuto. L'esito non è una linea dritta, è una miccia che accende nuove conversazioni. E in questo, c'è già una forma di successo. E le lezioni? Guardando Azal, impariamo quanto la comunicazione sia un'arte fragile, una parola in meno può valere quanto una in più. Guardando Erkan, comprendiamo la forza della disciplina e il rischio di lasciare troppo poco spazio all'improvvisazione. Insieme, ci ricordano che l'equilibrio è un esercizio continuo, e che l'amore, quando passa per le mani della vita reale, deve saper resistere alle crepe, non negarle. Lasciatemi dipingere l'atmosfera di quel momento clou. L'ambiente raccolto, la luce che cade obliqua e morbida. Un tavolo piccolo, un bicchiere spostato senza pensarci, una sedia accostata appena. Erkan che tiene lo sguardo fisso, non duro ma lucidissimo, Azal che lo incrocia, ferma, con quella calma apparente dietro cui si muove un mare intero. Non servono dichiarazioni memorabili per capirsi, bastano le pause, e la cura con cui si scelgono le parole. C'è un attimo in cui lui fa un mezzo passo indietro, non per fuggire ma per dare aria. C'è un attimo in cui lei inspira, e nell'aria si sente il peso di ciò che non tornerà uguale. Qualcuno giura di aver colto una frase spezzata, un perdono a metà, una promessa che non promette nulla. Altri sostengono che sia stato un saluto con il cuore in mano, e che proprio per questo sia stato più forte di 1000 abbracci. La verità vive nel mezzo, contorniata di rispetto e ferita. Perché la realtà, spesso, non urla, insinua, trattiene, scava. E adesso, cosa resta? Un finale che non chiude, ma spalanca. Erkan e Azal non hanno piazzato un sigillo, hanno messo una domanda. Non per tenere tutti appesi, ma perché certe storie non sono cassetti, sono fiumi che trovano un nuovo letto, anche quando il vecchio sembrava definitivo. E qui si torna al senso profondo di questa vicenda. Ci coinvolge perché non è la favola dell'eterno ritorno e non è il cinismo del taglio netto. È un invito a guardare agli incastri, alle sfumature. È quel tipo di conclusione che, mentre cade il sipario,
Ti fa rimanere in platea con la giacca in mano e gli occhi aperti, in attesa di capire cosa ti abbia toccato davvero. Riassumiamo il percorso che ci ha portato a restare senza fiato. Abbiamo visto come un'aspettativa coltivata a lungo abbia amplificato ogni reazione. Abbiamo riconosciuto la densità di due protagonisti mai banali, capaci di cambiare rotta all'improvviso. Abbiamo compreso il peso del momento giusto, quello in cui tutto suona, e il minimo scarto diventa sinfonia. E soprattutto, abbiamo accettato l'ambiguità come parte della bellezza, il diritto di non sapere tutto, di leggere tra le righe, di dare un senso personale a ciò che è accaduto. Vi chiedete se quel faccia a faccia sia servito? Sì, perché ha portato chiarezza anche dove non ha dato risposte comode. Ha disegnato confini rispettosi, ha trasformato il non detto in presenza, ha suggerito che chi si è voluto bene può separarsi senza annullarsi. Non è un lieto fine, né un dramma assoluto, è qualcosa di più raro, più umano. E forse per questo ci rimane addosso. Ci sono momenti in cui la vita ti mette davanti allo specchio e ti chiede: chi sei, davvero, adesso? Erkan e Azal hanno risposto ognuno a modo proprio, senza slogan. Lui con la compostezza che gli conosciamo, lei con quella luce che non cede al buio. E se il loro percorso prendesse strade diverse, non sarebbe una resa ma una trasformazione. Il tempo farà il resto. A questo punto voglio sentire voi. Il finale vi ha sorpresi? Avete colto sfumature diverse? Avete una vostra lettura del loro confronto? Scrivetelo nei commenti. Confrontiamoci, perché questo racconto vive anche nelle vostre parole. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con chi non vede l'ora di discutere di questi dettagli, e iscrivetevi a Segreti Turchi per non perdere i prossimi appuntamenti. Noi ci saremo, come sempre, pronti a leggere tra le righe e a raccontarvi ciò che spesso sfugge a uno sguardo frettoloso. Prima di chiudere, lasciatemi un ultimo pensiero. Le storie che contano non sono quelle che si chiudono con una porta sbattuta o con un fuoco d'artificio, ma quelle che ti restano nella testa, che tornano quando cammini da solo e guardi una vetrina senza pensarci. La vicenda di Erkan Merik e Azal Suba è così, non chiede di essere creduta a occhi chiusi, chiede di essere sentita. Non impone una morale, suggerisce una domanda. Ed è in quella domanda che c'è il respiro trattenuto di tutti noi. Ci rivediamo presto, qui, su Segreti Turchi. E chissà, forse, proprio quando non ce lo aspetteremo, quel punto interrogativo cambierà forma. Forse diventerà un punto. O forse, più probabilmente, resterà una linea che continua, un invito a guardare meglio. Perché certe storie non finiscono, semplicemente, cambiano luce.